Già complicatissimo! Boh, non mi ricordo più. Boh, tanta fatica. Ciao a tutti! Bentornati sul mio canale Elicottero! In questo video vi parlerò di quali aspetti sono più difficili della vostra lingua italiana per i giapponesi. Di solito mi fate sempre complimenti per il mio italiano, grazie mille, siete troppo gentili, perché voi siete madrelingua, quindi anche se io parlo così mi capite lo stesso. Però io non parlo mai correttamente la vostra lingua perché è molto difficile, è molto diversa rispetto alla lingua giapponese. Quindi, quali aspetti sono difficili per i giapponesi? Usare il congiuntivo correttamente, usare il condizionale. Sì, anche quelli sono molto difficili, ma congiuntivo, condizionale già a livello molto alto. Prima di arrivare a quel livello ci sono tante cose difficili per i giapponesi perché queste cose non esistono nella nostra lingua. Allora, cominciamo, restate con me. La prima cosa che noi diciamo cosa è sta roba? È maschile, femminile per i sostantivi, no? Fiore è maschile, sedia è femminile. Questo concetto non esiste in giapponese. Quindi all'inizio noi pensiamo fratello è maschile perché è un uomo, sorella è femminile perché è una donna. Fin qua è facile, ma cosa vuol dire fiore è maschile? Fiore sembra una cosa da donna. Cioè noi pensiamo così all'inizio. Facciamo molta fatica a capire questo concetto all'inizio e poi imparare le regole. Se finisce con la A di solito è femminile, se finisce con la O di solito è maschile. E poi esistono anche singolare, plurale. Anche questa cosa in giapponese non esiste. Quindi imparare già le parole, i vocaboli, già complicatissimo. E quindi anche adesso io spesso sbaglio. Tra l'altro ci sono anche tanti irregolari, no? Per esempio un uovo, perché plurale diventa le uova, non i uovi o le uove, ma perché le uova, anche dito, dita, non so, le dita, io non riesco mai a imparare a memoria queste cose, c'è troppo complicato. Gli articoli, anche questo è difficilissimo, non esistono in giapponese. Gli articoli determinativi e indeterminativi, boh. Un giorno ho visto questa scena in Italia, eravamo in tanti. C'erano amici giapponesi, anche italiani, no? Noi non sapevamo ancora parlare bene l'italiano, quindi noi spesso ci dimentichiamo di mettere articolo prima di una parola perché in giapponese non c'è, non esiste, non si mette niente. Quindi diciamo tipo vorrei caffè, torta è buona, cioè vorrei una torta, la torta è buona, cioè dimentichiamo di mettere queste una o la. E quindi un italiano ha detto ma perché voi dimenticate sempre mettere gli articoli? L'amica giapponese ha detto ti chiedo la scusa. Per noi è difficile capire quando si mette, quando no e quando va bene tutti e due. Anche tipo fare aperitivo, fare un aperitivo, fare l'aperitivo. Per noi è molto difficile. In più, non come in inglese che hanno the o a solo due, ma ci sono 4 tipi. Veramente, prima di arrivare al livello del congiuntivo, già questa cosa base, noi facciamo tanta fatica. Per esempio, questo è il libro di italiano spiegato in giapponese. Ho studiato l'italiano con questo libro, ma anche se è scritto in giapponese, siccome questa cosa non esiste in giapponese, comunque non capivo cosa significa questa parola. Poi spiega tipo il biglietto, lo conosco, la conosco, cioè tutte queste cose lì o le. Adesso che io ho imparato abbastanza bene la vostra lingua, adesso finalmente capisco cosa voleva dire la spiegazione in giapponese. Ma quando non sai ancora niente della vostra lingua è difficile comunque spiegarlo in giapponese e anche capire in giapponese. Poi a livello di pronuncia per noi è difficile sentire la differenza tra R e L. Detto così chiaramente anch'io riesco a sentire la differenza, ma parlando così velocemente tipo Berlusconi io non riesco a capire dove c'è R e dove c'è L, perché Berlusconi
Berlusconi in giapponese sarebbe Berlusconi, 2 volte RU. Nel libro di testo della lingua giapponese, per trascrivere le parole giapponesi in vostro alfabeto si utilizza sempre R, non si utilizza mai L, ma come pronuncia parlata è via di mezzo, a volte R, a volte L, ma non ci facciamo caso, dipende dalle parole anche. Per esempio la macchina in giapponese si dice kuruma, forse questo è chiaramente R per voi, però per esempio il 6 in giapponese si dice loku è L, no? Cioè, adesso che io faccio insegnamento della lingua giapponese ci faccio caso, ma se no i giapponesi non sanno distinguere queste due pronunce anche tra B e V. Un giorno io ho detto benvenuto, cioè benvenuto, per me è uguale, difficile, come anche spagnolo B, V non c'è la differenza, no? E poi quando i giapponesi cominciano a scrivere la frase, comunque ancora a livello principiante, no? La struttura della frase della lingua italiana è completamente diversa, quasi sempre opposto a quella giapponese, perché noi giapponesi mettiamo sempre il verbo alla fine della frase, quindi come dire io una mela mangio, oppure oggi vorrei mangiare una pizza, in giapponese sarebbe oggi una pizza mangiare vorrei, quindi bisogna sentire fino alla fine se no non si capisce ma comunque è molto diversa, quindi anche questo è molto difficile per i giapponesi. Però una cosa vantaggiosa per i giapponesi è che la scrittura per noi è abbastanza facile, perché si scrive come si legge, no? Non come in inglese, la pronuncia difficile o francese, ma la vostra lingua è abbastanza supermercato, si scrive supermercato, quindi imparare come si scrive le parole italiane per noi è abbastanza semplice. Invece sapete che io sono anche un insegnante della lingua giapponese, insegno giapponese agli italiani di solito come lavoro principale, e quindi gli italiani fanno molta fatica a imparare gli alfabeti giapponesi, anche gli ideogrammi giapponesi. Queste cose, no? Sono difficili per voi. E tantissimi di voi mi chiedono: c'è qualche metodo o un'app o un libro per studiare giapponese da solo? Quale mi consigli? Mi arrivano tante richieste e è vero che io faccio lezione online di giapponese, ma purtroppo io sono da sola, ho i posti disponibili limitati. Per esempio adesso attualmente sono abbastanza piena, comunque vi farò sapere quando riapro le iscrizioni per il mio corso, vi avviserò sui miei social, quindi seguitemi anche su Instagram. Però nel frattempo mi arrivano sempre quale app mi consigli, quale libro mi consigli, quindi oggi vorrei rispondere a questa domanda. Io ho sentito spesso questo nome dell'app Busuu, quindi ho provato a usarlo anch'io e mi sono trovata bene. Tramite questo Busuu io ho provato a studiare la lingua spagnola, perché sapete che io adesso studio un pochino anche il spagnolo. Quando hai tempo prova a fare questa mini lezione, è divertente e molto leggero. Poi ci sono anche tanti piccoli video corti in cui i madrelingua pronunciano o parlano. Vi faccio vedere. Le lezioni su Busuu sono piccole e sono molto divertenti. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Carmen, ¿en qué trabajas? Carmen, ¿en qué trabajas? Guardate, Busuu si può utilizzare come l'app sul cellulare ma anche sul computer. Una volta che sei registrato basta che scegli quale lingua vorresti imparare. Ci sono ben 14 lingue. Per esempio qui ci sono tante frasi utili per il viaggio. Puoi cercare gli amici, compagni che studiano la stessa lingua. Oppure per esempio potresti chiedere di correggere il testo che hai scritto tu. Puoi fare anche il ripasso. Dopo aver fatto una prova, una lezione, Busuu crea automaticamente un piano di studio personalizzato, adatto a te. Marta es profesora. Sì, giusto. E puoi parlare con i veri madrelingua nella comunità di Busuu, mettere in pratica ciò che hai imparato, immediatamente poi ricevi un feedback da madrelingua, così puoi migliorare nella lingua più velocemente. Capisco, ma è difficile dire velocemente. Puoi raccomandare un ristorante cerca di qui? Allora questo Busuu secondo me è molto ideale per chi non ha tempo come me, quindi quando hai un attimo di tempo, 10 minuti anche durante pausa pranzo,
potete quasi giocare perché è molto divertente e poi impari qualcosa in più. Quindi secondo me è molto pratico perché comunque 10 minuti al giorno, tutti i giorni accumulando diventa tanto tempo. Vi lascio il link nella descrizione del video, provate a dare un'occhiata. Ok, grazie di avermi seguito anche oggi, ci vediamo alla prossima. Matane, matane, matane. Bye bye.